Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks, benvenuti nel mio studio e benvenuti nel mio canale. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi voglio parlare, anzi voglio confrontare due pedali che li abbiamo già visti in questa anteprima. Quindi abbiamo da una parte il Walking on the Moon dei Electro-Harmonix, mentre dall'altra parte abbiamo Hartmann Analog Flanger. Questi due pedali qua si rifanno entrambi allo stesso pedale che è il Electric Mistress, un pedale famosissimo realizzato e prodotto dall'Electro-Harmonix sin dagli inizi degli anni 70. L'Electro-Harmonix con l'Electric Mistress decretò, diciamo così, forse uno standard per tutto quello che è il flanger, almeno l'effetto. Poi in realtà ci sono stati molti altri produttori, mi viene in mente per esempio l'ADA Flanger, l'MXR con il famoso M117 e molti altri flanger che magari vennero dopo. Magari alcuni erano più brillanti, altri più invadenti come suono. In realtà l'Electric Mistress originario in realtà aveva un carattere molto morbido. Per essere un flanger non è il tipo di flanger che abbiamo in mente oggi, quindi quel flanger più moderno, quel flanger per così dire alla Van Halen. Era un flanger più sub, quindi più tranquillo, quasi più simile a un chorus che non a un vero e proprio flanger, tanto che ad esempio in questa demo iniziale ho voluto fare qualcosa dei Pink Floyd, tanto che Gilmour lo utilizza spessissimo nei suoi brani proprio al posto del chorus. Ma un altro, tanto per dirne uno, Andy Summers dei Police di quel pedale ne ha fatto proprio un non plus ultra, era sempre onnipresente in pedaliera. Quindi è un pedale, un effetto che crea queste fluttuazioni che abbiamo ben sentito, che dovremmo già ben conoscere, e le fa in maniera dolce. Poi dipende come lo regoliamo. Comunque il fatto è che entrambi questi due pedali si rifanno proprio all'originale Electric Mistress degli anni 70. Da un lato abbiamo il Walking on the Moon, che è un pedale relativamente nuovo perché è stato immesso nel mercato, prodotto dall'Electro-Harmonix a partire del 2023, quindi diciamo già un paio d'anni che è nel mercato. In realtà, come ho avuto modo di spiegarvi nella recensione di questo pedale, che vi invito ad andare a vedere, in realtà è per così dire un reskin di un altro pedale sempre dell'Electro-Harmonix che era il Deluxe Electric Mistress XO. In realtà ho avuto modo anche, se avete guardato quel video, di fare alcune considerazioni e avendolo avuto posso dire che comunque questo pedale suona già molto meglio rispetto al Deluxe Electric Mistress, probabilmente non tanto per la componentistica che sembra essere esattamente la stessa, ma più che altro per le regolazioni interne dei trim pot, che è stata fatta in maniera diciamo con più attenzione, diciamo così, proprio dalla casa produttrice. Dall'altra parte invece abbiamo Hartmann che produce questo Analog Flanger, anzi è più giusto dire che produceva, che purtroppo Hartmann non produce più alcun pedale. Hartmann è da sempre un marchio molto apprezzato tra i musicisti che conoscono, che utilizzano pedali boutique, perché questo pedale qua è realizzato, cablato interamente a mano. Naturalmente neanche farlo apposta, i prezzi sono tantino diversi. Vi basta pensare che con 100 euro poco più comprate questo nuovo, serve 3 volte 4 volte tanto, quindi dai 300 ai 400 euro per prendersi questo usato. Quindi ecco, qualche differenza c'è. Diciamo che l'ho già spiegato nella recensione che ho fatto proprio dell'Hartmann, che anche quella vi invito ad andare a vederla se volete approfondire di più il discorso su questo pedale. Ecco, Hartmann realizzò questo Analog Flanger, lo chiamiamo proprio per riprodurre, per così dire, creare una copia 1 a 1, quindi un vero e proprio clone del Mistress. Allora, in realtà qualche differenza c'è.
Poi vi ripeto, potete andare a vedere i video dedicati di ognuno di questi due pedali per approfondire. In questo video io volevo più che altro confrontare questi due pedali. Allora, sono due pedali che hanno qualche differenza sicuramente timbrica, magari poi faremo qualche considerazione, ma il concetto è questo: 400-350 io l'ho pagato, 350 euro usato di un pedale boutique contro 100 euro di un pedale nuovo. Tante volte ve lo dico già, non serve a spendere tanto per avere un buon suono. Si pensi per esempio che uno tra i migliori simulatori, diciamo così, di Electric Mistress è proprio il Moer e il Lady, che praticamente è un pedalino piccolo così, realizzato in SMD, d'accordo, tutto quello che volete, ma quello che ci interessa a noi è il suono. Dopo che cosa fa dentro non ci interessa. Comunque, bando alle ciance. Allora, in questo caso, tanto per fare il punto della situazione, io ho la mia chitarra, la Fender Stratocaster solita, collegata ad un compressore, a un Kali 76 dell'Origin FX, entro dentro al Big Muff Ramsed, dal quale vado nell'Atman, nel Walking on the Moon, e poi vado nel mio NAMM Player come simulatore di Fender Twin Reverb, e infine all'H90 semplicemente come unità di riverbero e delay. Quindi possiamo sin da subito sentire una differenza evidente. Accendiamo prima l'Hartmann. Proviamo ora Walking on the Moon. Avrete sicuramente notato una cosa: come oscillazioni, come fluttuazioni, per il momento siamo lì. Difatti, come potete vedere, i controlli non sono uguali, ho dovuto fare praticamente il match, ma la differenza principale è nel suono. L'Hartmann restituisce un suono più brillante rispetto al Walking on the Moon, che invece risulta un po' più, non dico ovattato, ma si mangia un po' di frequenze acute. Riproviamo a sentirlo di nuovo, partendo stavolta dal Walking on the Moon. Hartmann. Ecco, è evidente che c'è un leggero bright, un leggera, come dire, bump, diciamo così, sulle frequenze acute nell'Hartmann. Ecco, in realtà, se dovessimo dire le cose come stanno, da questo punto di vista è quasi, anzi è più fedele il Walking on the Moon, perché è risaputo che l'originale Electric Mistress se mangiava un po' di frequenze acute. Erano ovviamente pedali degli anni 70, funzionava 18 volt con due batterie, era ovviamente non era true bypass, roba del genere, quindi ovviamente si mangiava parte del segnale, e come sappiamo le frequenze più deboli, quelle che ne risentono prima, sono proprio le frequenze acute. È quindi risaputo che il Mistress originario andava, per così dire, a smussare un po' il suono sulle frequenze alte. Quindi diciamo che da questo punto di vista, anche se onestamente mi piace di più questo, il Walking on the Moon è più storicamente, diciamo così, corretto. Fra l'altro, se avete notato un'altra cosa ancora, che c'è una differenza di volume. Fateci caso, proviamo con l'Hartmann, anzi facciamo prima con un suono clean col pedale spento, poi passiamo ad Hartmann. Walking on the Moon.
avrete notato come c'è una differenza tra il segnale dry. Questo Hartmann Analog Flanger in realtà aumenta leggermente il volume. C'è da dire che al suo interno c'è un trim pot, anzi ce ne sono 3. Uno di questi serve proprio per andare a regolare il gain, il volume in uscita. Hartmann sapeva del fatto che l'originario Electric Mistress aveva il famoso volume drop. Quando lo accendevi il volume calava, e quindi al suo interno c'è un piccolo trim che mi permette di regolare il gain in uscita. In questo caso io l'ho regolato al minimo, quindi non sta spingendo praticamente niente, eppure io, andando a fare un confronto tra il segnale col pedale spento e col pedale acceso, io sento un leggero aumento. Di riflesso invece, al contrario, con il Walking on the Moon succede quello che realmente succede con Electric Mistress: quando lo accendo il volume di poco cala un pochetto. Quindi ancora una volta io apprezzo l'Hartmann, perché naturalmente siamo nel 2025, preferisco un pedale che comunque abbia determinate caratteristiche tra virgolette più moderne, ma se dovessi effettivamente essere storicamente corretto di nuovo, in realtà il Walking on the Moon di nuovo rispecchia questo, che era un difetto, questo volume drop e questo filtro, diciamo così, sulle frequenze acute erano dei difetti, e qui ci sono, come era l'originale anche qui. Quindi io innanzitutto, così per dire, sono due ottimi pedali. Devo fare comunque un grande applauso per il momento ad Electro Harmonix, perché devo dire ha realizzato proprio un buon prodotto. Veniamo ora invece ai controlli. I controlli sono gli stessi con dei nomi diversi. Il Walking on the Moon riprende i nomi originali del Electric Mistress. Abbiamo Color, Range, Rate e il Filter Matrix. Li ho già spiegati nel tutorial dedicato, quindi non mi dilungo. L'Hartmann ha gli stessi identici controlli con dei nomi diversi. Abbiamo per esempio Color, ok, questo è uguale, poi abbiamo Depth, che nell'Electric Mistress sarebbe il Range, e poi abbiamo Speed, che sarebbe il Rate. Quindi praticamente abbiamo gli stessi controlli ma specchiati, ok, invertiti, mentre di nuovo abbiamo anche qua la possibilità di attivare o meno il Filter Matrix. Ecco, ci sono alcune diversità per quanto riguardano i valori dei parametri, o più che altro l'escursione di questi valori. Vediamo innanzitutto la più evidente di tutti, che è il Rate. Piccola interruzione: io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Partiamo con tutti i controlli a metà. Io questo qua in questo caso me lo lascio, potrei lasciarlo anche appena un po' così, anzi teniamo tutto a metà, e partiamo con lo speed a 0 in entrambi i casi. Questo è l'Hartmann. Molto lento. Sentiamo il Walking on the Moon. È ancora più lento, sembra quasi non ci sia. Normalmente non si usa mai un flanger a dei livelli così bassi. Proviamo a metterlo a ore 12. Sentiamo Hartmann. Walking on the Moon. È evidente che il Walking on the Moon ha un rate più veloce,
posizionato a ore 12. Proviamo ora a metterlo al massimo. In questo caso entrambi faranno un effetto un po' particolare che sembrerà quasi un vibrato. Hartmann. Proviamo il Walking on the Moon. Ovviamente controlli posizionati diversi, con un carattere timbrico diverso, però comunque le oscillazioni sono uguali. Possiamo dire che ad ore al minimo, quindi a 0, e al massimo sono entrambi uguali, corrispondono, però se li mettiamo a ore 12 questi due non corrispondono più. Perché questo succede? Semplicemente perché sono di potenziometri diversi. Probabile che uno sia un potenziometro lineare mentre l'altro sia un potenziometro logaritmico. Io mi sono accorto che mi basta mettere il rate a ore 9 nel Walking on the Moon per avere circa la stessa velocità dell'Hartmann a ore 12. Passando invece poi al controllo range, che equivale al controllo depth, quello sappiamo va a influire sulla profondità, quindi l'ampiezza dell'oscillazione. In questo caso naturalmente se li metto entrambi a 0 non sentirò alcunché, perché vuol dire che ho ridotto l'oscillazione a 0. Proviamo in questo caso, eravamo a ore 12, proviamo a metterle a ore al massimo, quindi al massimo dell'ampiezza. Proviamo sempre prima con l'Hartmann. Proviamo con il Walking on the Moon. Sembrano praticamente identici. Diciamo che il Walking on the Moon forse ha una sorta di pasta sonora di nuovo simile, più vicina al chorus. Questo è dato più che altro dal clock interno, ovvero dalla latenza che viene impostata tra i due segnali, quello dry e quello modulato. Ecco, una parentesi sul clock: entrambi possono essere aperti, entrambi all'interno hanno dei trim pot che possono essere regolati. Io nel mio Hartmann l'ho regolato secondo le specifiche che ha dato proprio Hartmann, ok? Quindi ho cercato di avere un flanger che abbia più un suono da flanger, anche se comunque è molto tranquillo, molto docile, diciamo. Mentre il Walking on the Moon si sente che ha, come dire, una pasta sonora più simile a un chorus, ma non per nulla questo è un signature di Andy Summers, ovvero Andy Summers utilizzava l'Electric Mistress, quello suo, regolato in modo che fosse più simile a un chorus che non a un vero e proprio flanger. Di fatto, appunto, l'Electro Harmonix, realizzando questo pedale, ha voluto replicare il comportamento di quello specifico pedale. Quindi, dal momento che è una Andy Summers signature, è giusto che sia così. Riportiamo questo quanto a ore 12 e alla fine il colore che sarebbe il feedback, ovvero il segnale modulato che viene rimandato all'inizio del circuito per essere modulato ulteriormente. Ecco, in questo caso se li portiamo entrambi a 0 sentiremo poco o nulla. Aumentiamo anche la depth, così possiamo sentirlo meglio. Ora proviamo a spingerlo a metà, teniamolo lì così, vediamo.
Il color praticamente ci permette di rendere più evidente il flanging, più giriamo, più aumentiamo il collo, più il flanger si fa sentire. Se lo portiamo al massimo, lo mandiamo praticamente in auto-oscillazione, un po' quello che succede ad esempio con i delay analogici. Sentiamo Hartmann. Sentite come è molto evidente, ci sono proprio delle risonanze. Sentiamo ora I Walking on the Moon. Anche lui si comporta nella stessa identica maniera. Quindi possiamo dire che da questo punto di vista non sono uguali, ma sono veramente molto simili. Poi naturalmente in entrambi i casi abbiamo il filter matrix che ci permette di spegnere, disattivare l'oscillatore, quindi il controllo speed non avrà più alcuna influenza. Utilizzeremo solamente i due controlli rimanenti. In questo caso si sente come il Walking on the Moon sia più metallico. Questo suono metallico, che è un po' fastidioso, è dato proprio dal color. Se io abbasso il color magari di così, e anche qui lo abbasso così, vedremo che in teoria dovrebbe essere già più simile. Quindi tutto quanto è dato da questi controlli, questi potenziometri che naturalmente non lavorano in uguale maniera. Gli estremi, il minimo e il massimo, sono praticamente circa uguali, cambia proprio l'escursione. Quindi naturalmente diciamo che se io metto tutto a ore 12 sull'Hartmann, questo non corrisponde a tutto a ore 12 sul Walking on the Moon. Deve essere ovviamente trovato ad orecchio la giusta regolazione, ma comunque possiamo dire, almeno io posso affermare, che come suono c'è tutto. Ora naturalmente voglio ricordare quello che ho detto in precedenza. Questo è un pedale boutique realizzato a mano, fuori produzione. Gli ultimi che sono stati prodotti mi pare risalgono al 2010, giù di lì. Questo fra l'altro è proprio del 2010, è un pedale che ha 15 anni e pagato usato sui 300-350 euro, ma oggi lo si trova anche a prezzi più elevati in base alla versione e all'anno di produzione. Questo è un pedale nuovo che invece lo possiamo trovare a 110 euro mi pare. Quindi ovviamente dati alla mano, suono l'abbiamo sentito. Ecco, vale la pena spendere tutti questi soldi per un pedale del genere, o ci possiamo accontentare di un pedale più, diciamo così, cheap, più economico? Ma che tra l'altro voglio ricordare che economico, cheap non significa assolutamente fa schifo, non significa assolutamente suona male. Questa è la prova che spendendo un quarto ho praticamente quasi lo stesso suono, se non lo stesso, perché poi ricordiamoci che certe differenze, certe cose, il pelo nell'uovo lo sentiamo noi chitarristi che ci mettiamo lì così, ci facciamo crescere la scimmia e vediamo tutte le robe magari anche inesistenti. In realtà poi se questi pedali li utilizziamo, andiamo in live a suonare con una band, nel mix
nessuno può sentire la differenza se è un Hartmann, se è un Mistress originale o se è un Walking on the Moon, tanto per fare degli esempi. Quindi ovviamente queste sono considerazioni che è giusto farle, anche giustamente per ogni tanto, di tanto in tanto, mettere i piedi per terra, perché sappiamo che noi chitarristi ci piace un po', ovviamente andare con la mente distante, ma è bello così, la musica è passione, però sono dei confronti che secondo me vale la pena farli. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se magari li possedete uno o l'altro, se avete anche voi fatto le vostre considerazioni, i vostri confronti, se magari conoscete qualche pedale simile, magari che ritenete anche migliore. Quindi scrivete qua nei commenti che cosa ne pensate. Io vi invito, se vi piace il mio canale, se vi piacciono i miei contenuti, potete lasciare un like, iscrivervi e cliccare sulla campanellina. Se vi va, potete anche decidere di abbonarvi al canale, in questa maniera mi sosterrete in maniera concreta e io vi ringrazio sin da subito. Vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove trovate i link a tutti i tutorial, i corsi che faccio, le patch, i preset, impulse, response e quant'altro che io realizzo per i sistemi digitali. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!